Buonasera a tutti, buonasera a Giuseppe Cortina, anzi ciao Giuseppe, un collega e amico che abbiamo il piacere stasera di avere con noi alla rubrica Profumo di carta. Beh, intanto saluto tutti gli ascoltatori e ringrazio te per l'invito per questa intervista. Come hai detto tu, questo è il mio primo romanzo, La casa dei tre giorni, edito da Eta Beta, e niente, è un romanzo sospeso un po' a metà tra la realtà storica e la fantasia. Niente, prima di parlare del tuo libro volevo sapere un pochino qualcosa, cioè raccontaci qualcosa di te. Chi è Giuseppe nella Allora, vita, al di là dello scrittore? io sono nato a Napoli, come dicevo prima, 60 anni fa e nella vita faccio l'autista di professione. Lavoro per una grossa catena di supermercati e precedentemente alla scrittura, prima di scrivere questo romanzo, ho sempre suonato, io sono un musicista, nasco come musicista, ho sempre suonato, ho sempre scritto testi di canzoni e tutto, però ecco, la mia passione principale era la musica e è la musica, e accompagnata appunto dalla passione proprio per scrivere e soprattutto per leggere, perché io sono anche un lettore molto molto attento, quasi compulsivo, insomma, leggo abbastanza. A parte alcuni periodi in cui il lavoro mi prende un po' di più, però ecco, sono principalmente un lettore e appunto qualche anno fa ho deciso di provare a scrivere questo romanzo che spero sia venuto bene e tutto. Ecco, però io nella vita faccio l'autista, sono sposato, ho due figli, un cane e adesso in studio abbiamo un altro cane che non vuole abbandonare lo studio e quindi magari durante la registrazione avrà da dire anche qualcosa lei Ah, ecco, sicuramente. partecipa anche lui o Parteciperà lei. anche lei, va bene. Che carino. Sì. Allora, quindi la tua passione per la scrittura è abbastanza recente da quanto ci hai detto, perché Sì, prima diciamo ti sei dedicato più alla musica, alla lettura, ma non tanto alla scrittura. E così, sì. improvvisamente hai deciso di scrivere un libro. No, diciamo che io scrivevo in maniera diversa, scrivevo Mh, testi di canzoni. sì, Ho scritto tante canzoni, tanti testi che magari ho scritto anche tanti testi che non sono mai stati musicati, ecco, e sono lì. È un modo diverso un po' di scrivere rispetto a un romanzo. beh, Eh, immagino. sono un po' delle poesie e cosa. E poi così, ho sempre avuto un po' la fissa di scrivere un romanzo, ecco, ci ho sempre pensato, però secondo me non avevo mai avuto un'idea originale, finché mi è arrivata in testa questa storia, 3-4 La anni fa, casa dei 3 giorni. La casa dei tre giorni. Che è un titolo veramente interessante e mi piacerebbe tanto che tu spiegassi ai nostri ascoltatori come è uscito questo titolo così curioso. Il titolo è nato da un segnale stradale. Sembra una boutade un po' così, ma è la verità. Un giorno su una strada di Piacenza ho visto un segnale che indicava una zona industriale che si chiama, tra l'altro in milanese, la Cade 3D, la casa dei tre giorni. E quindi non so come questo nome, perché poi in realtà è un nome, no, che hanno dato a questa cosa, mi ha colpito tantissimo. Infatti pensavo, ho cercato su internet pensando che qualcuno l'avesse già usato, perché effettivamente è un bel titolo. Sì. Non lo dico perché adesso è il titolo del mio libro, ma è veramente un bel titolo. E da lì è nata un po', ho cominciato a fantasticare
su cosa potevo raccontare partendo da un titolo così, ecco. Mi sono inventato una cioè inventato, poi sono andato a prendere una storia realmente successa, però io ho cominciato proprio la storia partendo proprio dal titolo, dall'inizio proprio. Dalla Casa dei Tre Giorni. Dalla Casa dei Tre Giorni. Ma, no, vai avanti, scusami. E poi originariamente anche il libro doveva essere intitolato in milanese La Cade 3D. Ah. E l'editore invece ha preferito metterlo in italiano così per No, beh, ecco, decisamente. includere un po' di più, ecco, insomma, magari ecco, Sì. in dialetto risultava un po' selettivo. Infatti. Mm. Senti, ma da questo cartello, da questa Casa dei Tre Giorni che tu hai scelto come titolo, come sei arrivato a scegliere un argomento così scottante come quello di Mussolini? Come Allora, mai? come sono arrivato lo scrivo nella quarta di copertina. Le storie hanno una vita propria, non siamo noi a crearle, ma forse sono loro che ci cercano per essere raccontate. E io una sera stavo guardando un documentario su Sky su Mussolini. Faccio una precisazione, io conoscevo Mussolini come un po' lo conosciamo tutti, non sono particolarmente appassionato né di storia né di Mussolini. Ne avevo sentito parlare e basta, cioè, però ho guardato questo documentario e il giorno dopo sono andato a leggermi su internet gli ultimi momenti di vita di Mussolini. E a un certo punto un partigiano Pedro dice: no, guarda, dobbiamo portarlo in una casa perché avevano paura che arrivassero o gli alleati o i fascisti a liberarlo. Proprio era l'ultima notte. E beh, loro in quel momento ovviamente non sapevano che era l'ultima notte. L'hanno portato appunto in questa casa a Bonzanigo dove abitava la famiglia De Maria, che erano dei contadini, e l'hanno nascosto lì. Ecco, a me questa cosa m'ha colpito tanto, perché quello che è successo in quella casa, che poi non è successo granché, perché son stati in realtà nella realtà storica son stati solo una notte. Io li ho fatti diventare 3 giorni per questioni proprio di romanzo. Beh, sì. Però ecco, quella notte lì pochi l'hanno raccontata o hanno raccontato solo la parte finale. Allora io ho immaginato in quella notte che poteva esserci stato anche qualcosa ecco, dei risvolti umani. Umani. Dei risvolti, comunque c'erano due persone che sapevano di essere arrivate alla fine della loro vita, delle persone che avevano paura perché comunque avevano in casa un personaggio un po' ingombrante. E quindi io ho immaginato tutte le storie che si potevano intrecciare in quelle, che si sono potute intrecciare in quelle ore. E Certo. poi da quella notte, che io poi, ripeto, ho fatto diventare 3 giorni, è partita sia la storia di alcuni episodi di Mussolini poco conosciuti a livello umano. Io ho trattato un Mussolini umano, ecco, le sue vicende umane, non politiche. E la storia della ragazza che era in casa. E ho scelto la ragazza per un motivo molto semplice, perché era un punto di vista completamente diverso da tutti quelli che avevano parlato fino a quel momento. Infatti tu hai raccontato la storia da una terza persona, appunto Federica, che all'epoca aveva 15 anni. Hai All'epoca fatto aveva 15 raccontare anni. a lei la storia Sì, e, credo che questo sia veramente una tecnica narrativa molto interessante, perché questi continui flashback di lei che racconta, i flashback di quando era bambina e delle emozioni che lei ha vissuto, di quello che, lei ha vissuto intensamente, si era anche affezionata a Claretta, l'altra figura molto importante del tuo romanzo.
Direi che appunto quello che è interessante, tu l'hai anche detto, no, sia per quanto riguarda Mussolini, sia per quanto riguarda Claretta, è il lato umano che emerge, cioè non c'è nulla di politico nel tuo romanzo, emerge proprio il lato umano. Infatti ti volevo chiedere, io ho interpretato la figura di Claretta, che nella storia invece ci hanno raccontato in modo completamente diverso, come una donna debole che per amore del suo uomo accetta la morte. E Federica ne parla molto, ne racconta la storia. Ma tu come sei arrivato a tutto questo? Quindi, cioè, questa Federica, tu l'hai conosciuta veramente? No, Federica è un personaggio immaginario Immaginario? ispirato però alla ragazza che era in casa, perché quella ragazza veramente era in casa, era la figlia dei De Maria. Sì, Però nella realtà storica lei il duce non l'ha nemmeno visto, l'ha visto mentre lo portavano via al mattino. Però ecco, io ho inventato appunto questo personaggio. Io per esempio trasformo la famiglia De Maria in una famiglia borghese, mentre in realtà erano dei contadini. Eh, e Federica è un personaggio immaginario, però appunto che prende spunto da quella ragazza che era in casa, che ha visto, è ovvio, la ragazza non ha parlato con Mussolini, non ha parlato con Claretta, però ecco, io ho fatto un po' di romanzo, ecco, non saprei eh. come No, no, definirlo, certo, hai romanzato la per, storia. per raccontare anche un po' la storia di quelle ore di Claretta, perché io poi sono andato giustamente a fare delle ricerche, perché quando si trattano degli argomenti storici è sempre meglio dire le cose come stavano, cercare di non inventare, ma non troppo. E Claretta esce fuori un personaggio veramente allora la storia ce l'ha fatta passare come una rivista, come una spia, Sì. tanti sospetti. Beh, io ho letto che Claretta praticamente era già in salvo. È tornata indietro lei a Como. Lei Ah, era già in Claretta era pensa già un in po' a te. salvo, perché anche perché la famiglia Petacci, nessuno l'ha mai raccontato, non era proprio una famiglia qualsiasi, era una famiglia molto legata al Papa. Il padre era il medico è stato il medico privato di 2 papi, quindi avevano comunque era una famiglia abbastanza importante all'epoca. Importante. E Claretta era già in salvo. La madre è scappata, la madre con le sorelle sono scappate a Barcellona. Lei e il fratello sono tornati a Como. Quindi lei si sarebbe salvata tranquillamente. E invece per amore Insomma, se era una spia, una rivista, penso che pensava a salvarsi. che forse infatti avrebbe pensato a salvarsi invece di Invece di morire per amore. Morire per quando amore. Bene. Allora, il tuo personaggio Andrea Filippi. Allora, questo personaggio, si è messo in testa di arrivare fino in fondo, quindi fa di tutto per saperne di più, per cui indaga, va appunto nel paese, dove c'è stata questa gli ultimi 3 giorni, chiamiamoli 3 perché nel tuo romanzo sono 3, e arriva a parlare con questa contessa e a farsi raccontare tutto. Come arriva a conoscere questa contessa? Ma niente, io cercavo un pretesto un po' così ad effetto per far cominciare il romanzo. E allora ho immaginato questo ragazzo che una notte fa un sogno Mh, e il giorno dopo si ritrova in questo paese e riconosce che è il paese che ha sognato. che ha sognato. Uhm, e viene a scoprire che appunto che questo paese Bonzanigo in cui è successo questo fatto e vuole andare fino in fondo, vuole scoprire 'sta storia, perché si rende conto anche lui, e glielo faccio dire nel romanzo, che quella notte è stata raccontata poco e niente. Mh, Della famiglia De Maria non si sa niente, quindi,
ripeto, magari dal punto di vista storico non è quella notte non è successo niente di particolare, però secondo me dal punto di vista umano Sì. potrebbero essere successe tante cose, insomma. Parlo di due persone sull'orlo, cioè che sanno che la vita sta finendo e si trovano a fare i conti con il loro passato, col presente che appunto gli arriva addosso da un passato Infatti, come tu hai imbarazzante. descritto Mussolini, cioè il Mussolini che conosciamo noi attraverso la storia non è molto diverso da quello che tu hai descritto in questi ultimi 3 giorni, dove appare un uomo stanco, finito, che sa, di essere arrivato alla fine dei suoi giorni. Quindi Sì, è sì, ma molto prostrato, molto un uomo distrutto insomma. Questo è quello che appare, che invece nella storia non è passato così, neanche nessuno aveva mai raccontato a livello, a questo livello, che cioè la storia ci ha raccontato gli eventi. Tu invece sei riuscito a raccontare le emozioni che questi 2 protagonisti, Mussolini e Claretta, hanno vissuto in questi ultimi giorni, quindi gli ultimi momenti della loro vita, come li hanno vissuti, cioè anche nei particolari sei sceso, e direi che è molto interessante. Questa parte secondo me è molto interessante. Sì, allora Luisa, io ho nei libri che sono andato a leggermi per riuscire un po' a ricostruire la figura di Mussolini, io ho cercato molto il punto di vista umano, però sui libri non c'è molto di umano di Mussolini, perché sia i libri della sua parte, scritti da fascisti, scritti da cosa, sia dell'altra parte, descrivono sempre un Mussolini appunto politico, capo di Stato, dittatore, Dittatore. e quindi sì, beh, questo non dimentichiamocelo mai, è stato un È dittatore, stato un assolutamente. dittatore, Non certo. stiamo qui a santificare, No, però assolutamente. è stato un dittatore. Quindi ne parlano sempre, però io a un certo punto mi sono chiesto, vabbè, anche lui in quelle ore, oltre alle questioni politiche, perché lui giustamente tenta anche di salvarsi politicamente, no? Infatti 2 giorni prima hanno una riunione a Milano dove lui pensava di riuscire a salvarsi, A salvarsi, a certo. raggiungere un accordo, e forse l'avrebbe anche raggiunto se non avesse avuto proprio poco tempo fa mi sentivo una cosa di Barbero su quella riunione, Alessandro Barbero, e lui lo dice: se fosse stato un po' meno orgoglioso, forse Mh. avrebbero trovato una. Invece lui fino alla fine è stato convinto di aver fatto il bene del suo Sì, paese, cioè certo, certo, lui, lui era lui convinto di questo. lui di questo era assolutamente convinto, quindi secondo me è morto anche per quello. Alla Eh sì, fine l'accordo si poteva, da quello che si capisce, si poteva anche c'erano i presupposti per un accordo, invece lui niente, è stato fedele al suo fino personaggio all'ultimo. fino all'ultimo. Non era certo un uomo che indietreggiava, del No, resto lui no, stesso l'aveva assolutamente, detto. assolutamente. E quindi niente, ti stavo dicendo, però io ho voluto, cioè io non ho le capacità storiche, ma soprattutto forse non mi interessava, perché la storia è stata trattata da tantissima gente molto più preparata di me, molto che ne sa più di me. Io ho voluto semplicemente fare un romanzo in cui si parla del lato umano, Del sia lato umano. di lui, e infatti, come dice il personaggio il prete del paese, Il quando, prete, sì, che ha un ruolo quando importante questo prete, no, perché è lui perché poi
che avvicina Andrea alla contessa. Sì, infatti il prete, mentre accompagna Andrea fuori alla chiesa, gli dice: guarda, se la contessa ti racconterà questa storia, capirai che anche in fondo alla più grande delle tragedie c'è sempre un'ultima fiammella di umanità. Sì. E, e quindi credo che quella frase riassume un po' tutto il romanzo, ecco. Eh sì, è un po' la tematica del tuo Sì, romanzo, è del proprio questo. romanzo che Cioè dare spazio ai sentimenti, alle emozioni, all'umanità di questi personaggi che sì. sono stati invece Ma presentati dalla storia. Luisa, io come dico sempre io, noi dobbiamo sempre ricordarci una cosa. Io oggi quando sento parlare di fascismo e di antifascismo, faccio mia una frase che ha detto Marco Travaglio. Dobbiamo un po' finirla di parlarne Mh, a cuor leggero, perché è stata una tragedia, un'enorme tragedia per il nostro paese, sia a vederla da un lato che a vederla dall'altro. certo. Milioni di persone hanno visto la loro vita stravolte. Quindi io quando sento usare l'antifascismo per delle cose che non stanno né in cielo né in terra, lo dico, cioè io ultimamente ho scritto un post sul mio profilo Facebook perché non faccio i nomi perché per carità di Eh patria, no, certo. hanno organizzato una lasagnata democratica ed antifascista. Ah, E io gliel'ho scritto, cioè voi dovete solo vergognarvi di accostare una lasagnata all'antifascismo dove sono morti a chi ha combattuto migliaia per di giovani, salvare il paese. migliaia di giovani, quindi queste cose Sì, qua ogni infatti. tanto, però ecco, ripeto, il mio libro tratta appunto del punto di vista umano. Dal punto di vista umano. Senti, ti volevo chiedere una cosa, forse è una mia errata interpretazione, ma c'è qualcosa di autobiografico in questo romanzo, in questo e nel tuo protagonista? Allora, beh, al mio protagonista ho dato il mio lavoro per avere appunto il pretesto che gira e Sì, quindi certo. quello è assolutamente autobiografico. Allora, volutamente io non ho scritto niente di autobiografico, volutamente, però poi mi sono reso conto anch'io che di aver scritto tante cose, tanti miei episodi della mia vita. Mh. Io Uno non ti addirittura, conosco, la mia è stata sì. solo un'impressione, No, no, quando uno l'hai addirittura, guarda, senza volerlo ho scritto della morte di mio nonno. mh, Eh, Ho descritto la scena in cui, siccome io ho purtroppo assistito, sì, io ho descritto quella scena quando muore la mamma di Federica, della contessa. sì, È stato lo sì, stesso infatti. modo in cui... E io l'ho scritta senza rendermene conto. Questo è il potere della scrittura, riesce a tirar Lo fuori, pote ti trascina, ti tira fuori, è vero, riesce a tirar fuori delle cose che noi che non non avresti magari mai immaginato. ho mai immaginato, però io mi rifaccio a quello che diceva Michela Murgia, che diceva sempre: quando scriviamo niente è autobiografico e tutto è È tutto autobiografico. è vero. Hai Quindi perfettamente ragione, perché comunque, credo che ogni autore, ogni scrittore, anche non volendo, poi alla fine chi legge il libro qualcosa di autobiografico c'è sempre, in sì, tutti i sì, nostri libri, perché comunque a un certo punto, tu non lo vai a cercare, ma o attraverso i personaggi o comunque viene fuori qualcosa di te, della tua vita, del tuo trascorso esistenziale, di quello che hai dentro. E la scrittura, ecco, secondo me per questo io dico sempre che la scrittura è catartica, cioè liberatoria, proprio perché è anche un po' un viaggio dentro noi stessi, no? assolutamente, è soprattutto un viaggio dentro noi stessi,
in cose che magari forse non ci rendiamo nemmeno conto, a livello inconscio, tiriamo fuori delle cose che magari abbiamo dimenticato, oddio, pensavamo magari di aver dimenticato, invece Esatto. ti rendi conto che non le avevi dimenticate, le avevi solo un po' accantonate, però ecco, sì, 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 ma assolutamente. Guarda, come ha detto mia figlia, allora mia figlia è stata quella che leggeva il libro mentre lo scrivevo. Immagino. Ogni tanto gli mandavo qualche Capitolo. capitolo e lei se lo leggeva. E lei un giorno mi disse: "Pa, a un certo punto, in certi momenti, sento la tua voce. Cioè, Vedi. proprio sento te che cominci a parlare". E quindi sì, lì mi son reso conto che però ecco, volutamente sì, ci sono un paio di episodi che ho descritto, sì, sì, Che sì. hai descritto Certo. che sono emersi così. Ti volevo fare un'altra domanda, ma praticamente hai già risposto a questa domanda sulla documentazione che hai dovuto affrontare, quindi la ricerca per poter scrivere questo libro, però l'avevi già detto all'inizio che ti sei documentato molto, quindi non è Sì. perché nulla è stato lasciato al caso, come del resto in ogni romanzo deve essere. Sì, ho letto, ma tipo 7, 8 libri, tra cui quello che mi ha colpito di più, anche perché è stato l'argomento su Mussolini che m'ha colpito di più. Addirittura mi son procurato su Amazon, lo vendono ancora, Parlo con Bruno. Praticamente l'ultimo libro che scrisse Mussolini, Ah, perché Mussolini, prima di fare il politico, è stato uno dei più grandi giornalisti italiani. sì, questo lo so. Ecco, direttore dell'Avanti, Dell'Avanti, certo. fondatore del Popolo d'Italia. L'Avanti, fino agli anni '90 era uno dei più grandi giornali italiani, quindi Ce lui sia come giornalista, era un grandissimo giornalista. Tra sì, l'altro sentivo un giorno una cosa che lui ha tenuto e poi pubblicato un diario di quando ha combattuto nella prima guerra mondiale. E l'ultimo libro che ha scritto è stato Parlo con Bruno, che era suo figlio di 23 anni. Il capitano era un capitano dell'aeronautica mh, morto in un incidente aereo mentre provavano un aereo. E quasi tutti gli storici identificano in quel momento l'inizio del declino di Mussolini, sia come uomo che come politico, perché Bruno era un po' il suo alter ego. Bruno era quello che ricalcava un po' le sue impronte. Dicono in maniera completamente diversa, era uno molto più democratico, più ragionevole, e quindi lui subì molto quella cosa lì. E a me quello è un episodio che a me m'ha colpito tanto perché insomma la perdita di un figlio, di un figlio. anche se sei Certo. un dittatore, insomma, Beh, deve essere beh stato certo, un veramente. trauma. È un episodio a cui ho dedicato un capitolo, insomma, in cui lui anche Sì, nel mio libro, praticamente raccontando quell'episodio dà l'addio alla vita. Cioè, è il momento in cui lui si congeda, cioè dice le cose appunto che forse fino a quel momento non aveva avuto il coraggio di dire, insomma. eh sì, Cioè, che era arrivato che era arrivato alle battute finali, insomma. esatto. Allora Poi tornando dimmi, no, poi no scusa. scusami Luisa, scusa. No, no scusami Poi tu. poi è una storia molto controversa, ecco, io questo lo dico sempre perché, ehm, è una storia, soprattutto quelle ultime ore furono veramente molto, molto controverse. E infatti stavo arrivando anche a questo, è una domanda che ti volevo fare, tornando appunto al discorso di Mussolini come uomo che, appare proprio alla deriva, no, quindi che
gli ultimi 3 giorni o l'ultimo giorno che sia, ripensa alla sua vita, ripensa a quello che ha fatto, riflette su quello che ha fatto, sa che sta per morire. Ma, io mi chiedo, secondo te questa storia non è stata un po' strumentalizzata? Nel senso che, nessuno ha mai voluto parlarne di questi ultimi giorni, non e invece forse sarebbe stato il caso che anche a livello storico, al di là del discorso storico, si, parlasse anche di questa vicenda, giusto perché sarebbe più completo, diciamo, non credi? Allora Luisa, io, son sempre stato convinto, ma non solo sulla cosa di Mussolini, che purtroppo la storia la scrivono i vincitori. Eh, Fermo restando tutto quello che è stato Mussolini, che appunto io faccio sempre la premessa, la prima cosa che dico è: ricordiamoci che è stato un dittatore, quindi quello teniamolo sempre presente. quello è. Però diciamo che da quello che si è letto, e poi ti racconto anche una cosa che mi è capitata personalmente. Ehm, da quello che si è letto sono state ore molto, molto controverse, perché non si son capite tante cose son state raccontate. Io nel mio libro lo racconto, ma lo racconto perché ci sono arrivato leggendo: Mussolini è stato ucciso nella casa dei De Maria, non è stato, ucciso fuori la Villa Belmonte come la storia ci viene raccontata, ma questo lo dicono tutti, cioè questa è una cosa risaputa. È una cosa che a me m'ha lasciato sconvolto, che 3, 4 persone che facevano parte di quel gruppo che ha, arrestato e fucilato Mussolini sono morte nei 15 giorni successivi. Mh. Addirittura la signora che ha, fonte Alessandro Barbero, quindi più di lui la signora che ha fatto l'inventario dell'oro di Dongo e il suo compagno sono morti, erano 2 dei 4 che sono morti nei 15 giorni successivi. Successivi. E poi la mia cosa personale è che il comune di Tremezzina, che è il comune dove son successi i fatti, mi ha rifiutato la presentazione. Ah, Sì. La presentazione che tra l'altro la giornalista che si occupa della cultura del comune mi aveva quasi organizzato ed è stata bloccata hanno detto: dall'amministrazione. "Preferiamo non farla", perché qui l'argomento è ancora molto sentito. Però, Sì. E questa cosa io potrei dire i nomi e cognomi di chi m'ha rifiutato la presentazione. questa cosa è molto antipatica, molto non Eh beh, insomma, non è beh, anche un comune vicino Milano m'ha rifiutato la presentazione, malgrado gli avessero la giornalista perché era proprio una giornalista che se ne occupava, gli ha detto, perché io avevo conosciuto questa giornalista che appunto, organizza presentazioni per questo comune, e ha detto: "Guarda, io ho spiegato all'assessore che non c'entra la politica, ma non ne ha voluto però sapere". non No, assolutamente. È così. È un argomento che, noi italiani facciamo ancora molta, molta che fatica scotta ancora, che a scotta parlare. ancora, ma Però proprio ieri leggevo che appunto per l'ennesimo anno, il 2024, Mussolini è stato il personaggio politico italiano più nominato e discusso che dura dici? da tutti. E Ci beh, credo. eh, Scurati è stato un po' più fortunato di me, c'ha fatto una carriera. Sì, è Quello vero. quello che ha scritto M, il figlio del secolo. Sì, sì. Sì, sì. Eh beh. Mh. Senti, ti volevo chiedere una cosa: quanto tempo hai impiegato per scrivere questo romanzo e come sei riuscito a creare l'ambientazione? Ma,
Il tempo, guarda, non lo so, credo 3-4 anni ho impiegato, perché io purtroppo lavorativamente ho una vita abbastanza ancora intensa, quindi il tempo ce n'era molto, molto poco. Pochissimo. Ci sono stati dei momenti in cui proprio mi sono imposto di andare avanti, che dovevo finirlo, ecco, proprio dovevo finirlo. L'ambientazione, niente, dai libri, e poi io il lago di Como un po' lo Lo conosco, conosci. ci vado per lavoro, quindi No, le perché come zone. lo descrivi, come descrivi anche questa casa, cioè sembra quasi che tu l'abbia vista, cioè la No, descrivi molto bene, cioè, e attenzione, la casa l'ho inventata io, la villa è una questione di romanzo, in realtà era un casolare un abbastanza grande, casolare. ma era un casolare. Però rende molto l'idea, invece sembra Sì. di vederlo, No, sembra di essere lì. allora io vado in quelle zone per lavoro molto spesso, e ti racconto questa che è veramente bella. Un giorno ero arrivato a un Carrefour a San Fedele in Telvi. In San pratica Felice. è a 10 chilometri da Bonzanico, da dove sono successi i fatti. Mh. E è arrivato un panettiere col furgone a scaricare il pane, panificio De Maria. Allora io ho detto scusa, gli ho detto solo scusa, non ho manco finito la frase, mi fa sì, sì, siamo noi. Mi disse sono un nipote e io gli chiesi, faccio, ma non c'è nessuno più in vita e no, non c'è più, e non c'era Più più, nessuno. no, più nessuno. Solo Che questo nipote che sì, c'era questo nipote che appunto era proprio la famiglia ma pensa che De Maria. Sì, no, beh, curioso. è una famiglia che esiste, insomma. Eh sì, certo. E c'è. Allora siamo in chiusura. Progetti futuri, Progetti futuri, allora, sto scrivendo due romanzi, però addirittura. sì, beh, però uno mi sono fermato, ho abbozzato le prime idee, e quell'altro invece sto andando avanti. E senza raccontare troppo la storia, anche lì mi rifaccio a un episodio della seconda guerra mondiale. Ah, quindi sei rimasto sul genere Sì, sono storico. rimasto sul genere storico, sì, perché un episodio che m'ha colpito tantissimo. Anche questa storia m'è arrivata proprio tra capo e collo. Ehm, e parla della ritirata di un gruppo di soldati italiani dalla campagna di Russia. Sai che a un certo punto i soldati lì furono abbandonati. Sì. Cioè, proprio la mattina, se non sbaglio, del 16 gennaio del 43. Adesso non vorrei sbagliare le date, perché io con le date non è che sono proprio. Purtroppo guarda anch'io sono un po' Eh, arrugginita, perché la storia ormai ecco, l'abbiamo studiata un po' di tempo fa. quella mattina lì, proprio il comando gli disse: fate quello che volete, noi non possiamo fare più niente. Cioè, questa gente, immagina sta gente in questi paesini, in queste tundre russe, sperdute, dover tornare indietro senza nemmeno la possibilità di orientarsi, Mamma cioè mia, senza anche sapere da che parte andare, cioè proprio. E racconta un episodio molto, molto, molto particolare, che non lo racconto perché è veramente molto particolare. no, no, non spoilerare niente, visto che è il tuo prossimo romanzo. Assolutamente. Ascolta, Dimmi. no, finisci, finisci. No, è perché guarda, io mi ha incoraggiato in questo. Un giorno ascoltavo un podcast con un giornalista che anche lui ha scritto diversi libri sulla seconda guerra mondiale, Mh-mh. e lui ha detto una cosa molto bella, adesso non mi ricordo come si chiamava, ha detto una cosa molto bella: quando prendi una storia della seconda guerra mondiale, dentro ce ne sono altre 100.
ed è vero, cioè lì si potrebbe raccontare la storia veramente di ogni persona, ogni cosa, lo stesso episodio l'hanno vissuto in maniera completamente diversa. Diversa, certo, certo. Io in un primo momento, ma non ho ancora accantonato l'idea, io volevo scrivere la storia proprio di Federica, della contessa de Maria, anche se l'ho Ah, inventata, ma eh, solo la sua proprio, interessante. ambientata in quegli anni, ambientata Sarebbe in, bello. eh, ambientata in quegli anni, È perché un proseguimento, è un di questo tuo romanzo, sarebbe interessante poi, come idea. e poi le donne, lo sappiamo benissimo, hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella storia, nella Altro che, cosa, un altro ruolo che. molto, 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 molto importante, insomma. Senti, perché un lettore dovrebbe leggere il tuo libro e a quale target si rivolge? Ma il target io credo un po', beh, a parte i bambini, vabbè, credo un po' a tutti, perché parlo di sentimenti e i sentimenti credo prima di tutto che non hanno età, non hanno uomini, donne, siamo lì. Io parlo io ci tengo sempre a mettere l'accento su questa cosa. La Casa dei Tre Giorni parla di Sì, sentimenti, sì. non parla né di politica e né di guerra, parla di Mh-mh. sentimenti, di quello che si prova una persona può provare in determinati momenti. Lì c'è una ragazza all'inizio spaventata, ma poi capisce che non può far vedere la sua paura, Mh, deve, certo. deve, tra virgolette, combattere, deve essere lì presente, non far pesare ai due genitori che invece Ai genitori. Sì, son terrorizzati per la loro figlia, perché lui si rende conto subito, il papà, di essersi messi in casa un bel guaio, insomma, è perché altro che. hanno corso dei rischi mica da ridere. E quindi tutti questi sentimenti, due persone che stanno per morire, i partigiani che erano lì a far la guardia, ognuno per un motivo. Racconto la storia di uno di loro, un certo Mh, Michele, che è sì, inventato, il nome è inventato, però l'ho preso che lui va lì perché vuole vedere Mussolini da vicino, perché gli hanno ammazzato il fratello, i fascisti sì, sì. gli hanno fatto sparire il fratello e quindi lui è andato lì perché vuole vedere Mussolini e purtroppo lo vedrà solo morto. Eh, Morto. sì. E quindi anche quello. E quindi è un libro di sentimenti, quindi Sì, quindi non è un libro politico e cosa. Poi certo, se uno poi vuole approfondire, è una bella storia anche dal punto di vista politico. È una brutta storia, ma una ricordiamoci sempre che è la nostra storia, eh. sì, quindi è Pur inutile cercare di nasconderla perché la storia c'è, il passato che non passa, c'è, non c'è niente da fare. mh. Comunque il tuo messaggio, appunto, mi sembra di capire è proprio questo, quello che ci hai appena detto. Assolutamente, ma anche in quest'altro libro che sto scrivendo non descrivo assolutamente la campagna di Russia, la cosa, la conosciamo tutti, oddio, la conosce chi si è interessato, la Sì, conosce benissimo. Scrivere di ulteriori battaglie, di morti, cosa non serve. no, no. Sto, sto No, il tuo raccontando, approccio mi sembra veramente un approccio unico e interessante, molto formativo. sto Quindi raccontando. secondo me questo è un libro che dovrebbero leggere invece anche i ragazzi e anche nelle scuole, secondo me. Perché proprio per quello che hai detto, non parla di politica, non prende nessuna posizione di parte, ma, riguarda proprio i sentimenti. C'è un discorso di umanità di queste 2 persone che sono ormai arrivate alla fine della loro vita, quindi, tutte cose che la storia non ci ha detto. Per cui, secondo me questo è un aspetto molto interessante del tuo libro e, il target per me è universale, insomma, non vabbè, a parte i bambini piccoli naturalmente, però credo che tutti dovrebbero leggerlo secondo me, perché è molto interessante.
Mi auguro. Ascolta, dove possiamo acquistare il tuo romanzo e in quali formati è stato pubblicato? Allora, in questo momento esiste solo in formato cartaceo e si può acquistare su tutte le piattaforme, su tutte le librerie, Mondadori, Feltrinelli, tutti ce l'hanno, Amazon. Tutti gli store online, E gli insomma. store online potete acquistare la Casa Ma dei c'è Tre in Giorni. previsione anche la versione digitale? Sì, sì, credo di sì. Credo di sì. Soprattutto mia moglie sta spingendo per la versione. Beh, è importante perché adesso gli ebook si vendono Sì, molto più facilmente anche per una questione credo economica, insomma. questo a me mi tradisce un po' la mia passione, perché io Eh, i libri forse ne abbiamo già parlato io e te, i libri li sì. concepisco solo cartacei. Per me non Beh, ma è un'altra cosa. Tu apri un libro, io la prima cosa che faccio lo annuso. Insomma, è certo. chiaro che con l'ebook non lo puoi fare, però anch'io purtroppo ho dovuto Beh, la trasmissione che stiamo facendo si chiama Profumo di carta, non per niente. sì. Insomma, Sì, il libro cartaceo è leggere un libro sulla carta è una cosa, leggere l'ebook è un'altra. allora, Però, purtroppo per ragioni economiche, perché i libri costano veramente troppo, sì. dobbiamo dirlo, costano E troppo. io ti dirò anche, aggiungo anche una cosa alla tua considerazione. Io quando, oltre a leggere sulla carta, quando scrivo e scrivo a mano, scrivo meglio e di più. Allora io ho avuto un vezzo perché della Casa dei Tre Giorni esiste più della metà del libro scritto a A mano, mano. proprio a Sì, mano. ma dai, Sì, 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 hai perché a fatto me doppio lavoro perché poi l'hai dovuto sì, sì. chiaramente riscrivere a computer. Ma sì, beh, ma sai che quel passaggio lì mi serviva a rileggere, ad aggiungere, a togliere e io ho notato che quando scrivo a mano scrivo meglio e di più. Però è vero, perché anch'io in alcuni miei romanzi io ho scritto a computer, però ci son stati vabbè, metti sei in giro, ti viene un'idea, l'appunti, no, però in molti casi, anche quando ho fatto le scalette l'ho fatta a mano, l'ho scritta a mano. È vero quello che dici, a volte rende un po' di più scrivere a mano che non a computer. Sembra quasi una questione psicologica, che ti senti più vicino, non lo so, Sì, sì, no, ma meno è una sì. cosa proprio fisica. Sì, 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 è ti vero, è come coinvolge. leggere il libro cartaceo e leggere l'ebook alla fin fine. Senti Giuseppe, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio i complimenti perché, come ti ripeto, il tuo libro è scritto molto bene, per essere poi una prima opera decisamente sei stato veramente molto molto bravo anche con lo stile e tutto quanto. Io vorrei invitare i nostri ascoltatori a acquistare La Casa dei Tre Giorni, non si vede, non capisco perché, fallo Dai, vedere tu. lo faccio vedere io. Ecco qua, Ecco, la a casa dei acquistarlo e a leggerlo perché ne vale veramente la pena. Ti ringrazio tantissimo di essere stato nostro ospite, ringraziamo Giuseppe Mosco che ci ha ospitato e ci rivediamo presto, aspettiamo il tuo Luisa. prossimo libro. Grazie a te per l'ospitalità, ringrazio Giuseppe e spero di rincontrarti presto, magari a qualche altra fiera, A qualche altra fiera. Dai. così ci vediamo. Il tuo libro ho cominciato a leggerlo, però guarda, perdonami, ma per me Non dicembre è stato un non ti massacro. preoccupare, non ti E preoccupare. quindi Tranquillo. niente, ti ringrazio per questa chiacchierata perché a me parlare del mio libro Ci credo. E mi io fa sempre ringrazio te perché sei una persona piacere. molto simpatica e il tuo libro mi è piaciuto tanto, quindi grazie Scusa, ancora e grazie ai grazie, nostri spettatori che ci hanno ascoltato. buonanotte, Quindi ciao. ciao a tutti e un saluto particolare a Giuseppe.